Ciao a tutti, in questo video parleremo dell'insufficienza renale cronica del cane del gatto o malattia renale cronica o CKD. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che nel mio canale troverete video sulla medicina veterinaria del cane e del gatto, quindi sulle varie patologie che colpiscono il cane e il gatto, e quindi se siete o studenti di medicina veterinaria o proprietari di cane e gatto e volete saperne di più della patologia che colpisce il vostro gatto, vi invito ad iscrivervi qua sotto. Per quanto riguarda invece se volete supportare il progetto, ricordo sempre di mettere un mi piace al video. Partiamo subito da insufficienza renale cronica. In questo video cercherò di spiegarvi questa situazione, diciamo, come se foste dei miei clienti che non ne sanno di medicina, in modo semplice, in modo comprensibile, in modo che possiamo fare una chiacchierata che non sia troppo né pesante, perché sarà una chiacchierata lunga, perché vi devo spiegare tanti concetti. Partiamo subito, diciamo, da che cos'è il rene. Molti di voi credo che abbiano studiato un minimo il rene quando avete studiato scienze alle medie o alle superiori, e quindi sappiate che il rene di solito viene considerato l'organo che produce l'urina dal sangue, e quindi il rene produce l'urina. Però dovete sapere che il rene, oltre a produrre l'urina, ha anche altre funzioni, e quindi quando abbiamo un'insufficienza renale cronica queste funzioni vengono meno. Quindi prima di tutto parliamo di come funziona un rene, che cosa fa un rene. Il rene fondamentalmente, abbiamo detto, produce l'urina dal sangue, quindi elimina delle sostanze, diciamo tossiche, di solito è l'urea, la creatinina, le elimina e produce questa prima preurina, poi questa preurina viene, diciamo, riassorbita di parte di acqua e poi viene prodotta l'urina, che poi va attraverso gli ureteri nella vescica e poi attraverso l'uretra all'esterno. Quindi, oltre alla produzione dell'urina, vi ho già detto che ha un'altra funzione, cioè quella di riassorbire dell'acqua, ovvero ha una grandissima funzione di mantenere la nostra acqua all'interno del corpo in modo costante. Quindi se noi siamo in un deserto e i nostri reni funzionano, il nostro rene cercherà di riassorbire più acqua possibile, quindi produrrà l'urina, ma poi cercherà di riassorbire più acqua possibile, perché probabilmente in un deserto l'accesso all'acqua è molto limitato. Mentre invece se noi cominciamo a bere un sacco d'acqua, produrremo tantissima urina, proprio perché deve eliminare l'acqua in eccesso. Questa è un'altra funzione molto importante. L'altra funzione del rene è quello di riuscire a controllare, a entrare, diciamo, nel controllo della pressione sanguigna. L'altra funzione che ha il rene è quello di produrre una molecola che si chiama eritropoietina, che fondamentalmente serve per produrre i globuli rossi. Quindi altra funzione ancora importante, quella della produzione dei globuli rossi. Altra funzione dei reni è quella di intervenire nella gestione dell'equilibrio acido-base per evitare un'acidosi metabolica. Un'altra funzione del rene è quella di entrare anche nella gestione dell'equilibrio fosforo-calcio. Quindi, come vedete, il rene non è solo un organo che produce urina, ma ha diverse funzioni. Quando vengono a mancare queste funzioni, diciamo, si creano chiaramente diversi squilibri. Un'altra funzione che ha è quella di evitare l'eliminazione di alcune molecole. Per esempio, il rene tende a non far eliminare le proteine, quindi nelle nostre urine, quando noi andiamo a fare il nostro esame delle urine, che usiamo quegli stick con i vari quadratini che poi si colorano, vedrete che se il vostro, diciamo, rene, diciamo, funziona bene, a livello di proteine dovrebbe esserci uno 0. Quando abbiamo qualcosa potrebbe esserci ovviamente un problema renale, oppure anche altre patologie, per esempio anche delle cistiti, potrebbero aumentare le proteine nelle urine. Però una funzione del rene è quella di evitare la perdita delle proteine. Quindi
Cosa succede quando abbiamo un'insufficienza renale cronica? Concettualmente tutte queste funzioni vengono a meno. Dovete però sapere che il rene ha un'altissima capacità di adattamento anche al danno, quindi determinati segni e sintomi noi li vediamo quando il danno è il 75% di tutto il rene, quindi fino a un 50% di danno renale può essere che noi non abbiamo nessun tipo di segno o sintomo, quindi facciamo il nostro esame del sangue o delle urine e magari tutto è nella norma, perché l'unità funzionale del rene, che si chiama nefrone, il rene è pieno di nefroni, è capace di adattarsi iperfiltrando, quindi lavorando in modo eccessivo, anche quando il danno è in una fase iniziale. Questo ovviamente non fa sì che blocca ovviamente il problema, però fondamentalmente noi quando troviamo dei valori già alterati dobbiamo già immaginare che già un 75% del rene già non sta lavorando. Quindi, quali sono le patologie che di solito causano un'insufficienza renale cronica nei nostri cani e nei nostri gatti? Sono diverse, partiamo dalle nefriti interstiziali croniche del cane e del gatto, le glomerulonefriti croniche del cane e del gatto, le pielonefriti croniche, abbiamo l'amiloidosi, abbiamo la malattia renale familiare, ci sono delle malattie genetiche che colpiscono il rene policistico nei gatti per esempio, e anche per esempio la nefrite piogranulomatosa causata dalla peritonite infettiva felina. Vi metto qua sopra il video sulla peritonite infettiva felina se siete interessati. Quindi tutte queste patologie a un certo punto creano quello che si dice insufficienza renale cronica, ovvero abbiamo delle caratteristiche di solito che troviamo sia all'esame del sangue, sia all'esame delle urine e anche all'ecografia. Di solito all'ecografia vediamo i reni molto più piccoli e che non hanno la classica forma liscia. Di solito all'esame del sangue troviamo delle alterazioni come un aumento dell'urea, un aumento della creatinina, un'acidosi metabolica, un aumento dei fosfati e di solito a livello dell'emocromo abbiamo un'anemia non rigenerativa. Detto questo, perché? Perché come abbiamo detto la funzione diciamo di eliminazione delle sostanze tossiche la fa il rene, quindi il rene dovrebbe eliminare urea e creatinina, ma se non funziona l'urea e la creatinina rimangono nel sangue e quindi abbiamo un elevato valore di urea e creatinina all'interno del nostro esame del sangue. Stessa cosa l'equilibrio acido-base, noi andremo a controllare e vedremo che c'è un'acidosi metabolica perché abbiamo detto che il rene controlla l'equilibrio acido-base, quindi se abbiamo un'insufficienza avremo un'acidosi metabolica, che di solito è la causa dell'anoressia. Altra caratteristica che noi possiamo avere è un aumento dei fosfati. Aumentando i fosfati, lì si interviene tutto il discorso delle paratiroidi che regolano calcio e fosforo e potremo avere un iperparatiroidismo renale secondario. Vi metto qua sopra il video sull'iperparatiroidismo se siete interessati a questo argomento. Altra cosa che noi vediamo a livello clinico è una disidratazione importante. Come ho detto, il rene riassorbe acqua quando siamo in una situazione di disidratazione, ma se c'è un danno renale non è in grado. Quindi avremo questi animali che sono esageratamente disidratati. Alla visita clinica solleveremo la plica cutanea, questo lo potete fare anche con i vostri animali, anche sani, e vedrete che quando sollevate la plica del dorso rientra subito. Se questa plica rimane lì e piano piano rientra, significa che l'animale è disidratato. Ovviamente non è solo l'insufficienza renale cronica a causa di disidratazione, però in animali che alla visita noi vediamo una grave disidratazione, l'insufficienza renale cronica è una delle patologie che noi dobbiamo tenere in diagnosi differenziale. Di solito questi animali come si presentano alla visita? Disidratati, magri, non mangiano, di solito ci dice il proprietario, bevono tanto, urinano tanto. Di solito ci portano questi animali perché hanno visto o un dimagrimento o perché vedono che bevono tanto, urinano tanto, soprattutto vedono che urinano tanto. Di solito sono dimagriti. Perché sono dimagriti? Perché abbiamo di solito una grande proteinuria
quindi abbiamo un'eliminazione importante di proteine per questo danno renale e quindi l'animale dimagrisce. Oltre alla perdita di proteine, dall'altra parte abbiamo anche l'anoressia, quindi non mangia, quindi non introduce sufficientemente proteine. Di solito la maggior parte delle patologie che danno una grave proteinuria sono le glomerulonefriti croniche. Altra cosa che possiamo vedere è fondamentalmente animali che vomitano o animali che fanno fatica anche a mangiare e presentano delle ulcere, a volte ci sono delle gastriti anche uremiche. Queste di solito sono causate dalle sostanze uremiche che aumentando nel sangue danno questo tipo di sintomatologia, quindi ulcere del cavo orale, soprattutto nel gatto, e anche gastriti uremiche. Di solito le sostanze uremiche molto elevate possono dare anche una tossicità a livello di sistema nervoso e quindi potremmo avere anche delle patologie neurologiche centrali a causa dell'elevata uremia. All'esame delle urine di solito abbiamo dei pesi specifici più bassi del normale, non esageratamente più bassi perché spesso essendo animali proteinurici bilancia fondamentalmente questo, quindi non avremo magari un 1000 di peso specifico come abbiamo per esempio nel diabete insipido, però avremo fondamentalmente un peso specifico più basso della normalità. A volte possiamo avere, come abbiamo detto, proteinuria e a volte anche sangue nelle urine, magari non visibile, però nella striscetta poi appare il sangue. Altre caratteristiche che possiamo vedere, l'ipertensione, proprio perché il rene è uno degli organi, diciamo, che controlla la pressione sanguigna. A livello, come ho detto, di diagnosi, quindi esame del sangue, ecografia, una volta che abbiamo diagnosticato l'insufficienza renale cronica, chiaramente la terapia si focalizzerà su andare a rallentare, diciamo, il processo, o meglio, cercare di migliorare quegli aspetti per cui l'animale chiaramente non funzionando più i reni quindi per esempio avrà un'iperfosfatemia, quindi dovremo abbassare il fosforo nel sangue. Come lo abbassiamo? Utilizzando dei chelanti del fosfati e ovviamente riducendo i fosfati nella dieta, motivo per cui questi animali di solito si consiglia un'alimentazione renal. L'altra cosa chiaramente sono animali disidratati, quindi dovremo fare fluidoterapia con ringer lattato che va anche a correggere l'acidosi metabolica. A volte hanno bisogno anche di farmaci per la pressione sanguigna, quindi a volte hanno bisogno per esempio di ACE inibitori. Lavoreremo sull'anemia, qui è un po' più complesso proprio perché a causa del doping, per esempio dell'utilizzo dell'EPO da parte degli sportivi, l'ideale sarebbe in questi animali somministrare eritropoietina per ridurre l'anemia. Questi sono animali che sono anemici proprio perché il rene produce eritropoietina. Per concludere questo video, spero che sono stato abbastanza chiaro, come facciamo a differenziare? La domanda che potreste farmi è tra un'insufficienza renale acuta e un'insufficienza renale cronica. Parleremo dell'insufficienza renale acuta perché sono due cose totalmente differenti, però diciamo che di base anche in un'insufficienza renale acuta noi avremo delle alterazioni a livello per esempio di esame del sangue, come per esempio un aumento della creatinina e un aumento dell'urea, ma generalmente questo avverrà in modo acuto, in modo improvviso. L'insufficienza renale cronica è una situazione che si genera proprio perché i nefroni non funzionano più e il danno è praticamente cronico, non è un fatto acuto, è un gatto che tendenzialmente voi non vedete iniziare a bere tanto, urinare e stare così male da un giorno all'altro, avverrà nei mesi, mentre invece nell'insufficienza renale acuta noi abbiamo un animale che fino ieri stava bene, poi la sera ha mangiato il glicole etilenico e il giorno dopo il gatto beve tanto, urina tanto, non mangia e vomita. Quindi
la situazione chiaramente è improvvisa. Questa ovviamente ci sono delle malattie anche diverse che coinvolgono. Da un'insufficienza renale acuta a volte avviene la guarigione completa, a volte può esserci la trasformazione in insufficienza renale cronica se non avviene la morte. Diciamo che l'insufficienza renale acuta è tendenzialmente un'emergenza da pronto soccorso, l'insufficienza renale cronica è una patologia, diciamo, da gestire nei mesi, negli anni. Gli animali con insufficienza renale cronica possono anche vivere diversi anni, se gestiti ovviamente correttamente. Quello che in questo video vorrei dire per concludere questo video è quello fondamentalmente di dare peso ai segni iniziali che possono esserci nell'insufficienza renale cronica. Quando voi vedete un gatto o un cane che comincia a dimagrire, non è normale, soprattutto se sono anziani, e quindi un controllo del sangue, una visita in più non è mai male. La stessa cosa se vedete che aumenta il bere. È chiaro che negli animali facciamo fatica spesso, io noto questa cosa, che quando diventano magari anche anziani, d'estate magari l'animale beve di più perché fa più caldo e quindi si fa più fatica, però controllate sempre quanta acqua bevono e se urinano di più, perché quelli sono dei segni già importanti. Non aspettate troppo, perché sono delle patologie che generalmente, se prese all'inizio, hanno comunque delle prognosi buone. Se invece questi effetti, questi elementi non vengono considerati all'inizio, può succedere chiaramente che poi arriva quando proprio sta male, quindi è molto più complesso intervenire. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti.